Salve a tutti e benvenuti in questo breve video dove vi parlerò del volante in pelle della mia Fiat Grande Punto del 2006. Nei video in cui ho avuto modo di inquadrare da vicino il volante, infatti, ho ricevuto diversi commenti da gente sorpresa per lo stato estetico e funzionale del mio volante, che nonostante i 14 anni di vita della vettura è in condizioni impeccabili. In questo video vi svelerò il mio segreto. Iniziamo col dire che questo non è il volante originale della vettura. Il modello 2006 infatti fu presentato con un diverso volante e quello in mio possesso è la versione 2009, anno in cui mi fu sostituito in garanzia a causa della pelle che iniziava a fare grinze. Ciò nonostante è un volante con 11 anni di guida e sole, visto che non ho neanche un garage dove parcheggiare. Come potete vedere, la finta pelle è in condizioni perfette, con una piacevole tonalità lucida acquisita negli anni, visto che è andata piano piano a sostituire la tonalità opaca, quasi gommata, che aveva al momento della sostituzione. Anche le cuciture, che ho scelto come le originali nell'impegnativo color inox, in modo che il volante fosse sempre in tinta con il resto della vettura, sono dello stesso colore del primo giorno, senza la minima traccia di sporco e senza segni di usura. Questi problemi di usura precoce sono tipici di certi componenti di certe vetture, non necessariamente un problema solo di Fiat o di macchine di fascia bassa, ed è possibile che il semplice uso di materiali migliori porti il volante a restare impeccabile anche senza i miei consigli. Ma ci tenevo comunque a dire la mia visto l'interesse suscitato, soprattutto perché un po' di accortezza in più anche su prodotti di qualità non fa mai male. Quindi, come ho fatto a mantenere impeccabile un volante che a molti si spella e diventa appiccicoso? In una maniera che a molti sicuramente non piacerà. Anche se nei primi tempi ho guidato sempre a mani nude, facendo attenzione a non riempire di sudore e sporcizia il volante, nel tempo ho acquistato un paio di guanti in seta, gli stessi usati come sottoguanti nei guanti da moto, da utilizzare rigorosamente ogni volta che devo guidare. Questi guanti infatti, oltre ad assorbire il sudore, causa principale di corrosione dei materiali del volante, aiutano anche a grattare di meno la pelle, evitandone quindi l'usura. Per lo stesso motivo non vanno utilizzati anelli o altri accessori che possono andare a usurare la pelle del volante. Inoltre, durante la guida faccio attenzione a non guidare come se avessi un muletto con il pomello, ma cerco di utilizzare al meglio l'intera superficie del volante. Tutto questo riduce incredibilmente l'usura. Se proprio volete il volante impeccabile ma non volete utilizzare i guanti, l'importante è avere sempre le mani pulite e senza accessori che possano andare a rovinare il rivestimento in finta pelle. Soprattutto d'estate è importante che il volante non resti sporco di sudore, che anche da asciutto tende a essere corrosivo, sia evitando di tenere le mani ben piantate in un unico punto senza farle arieggiare, sia evitando di passare tutta l'estate senza mai pulire il volante. Io infatti, oltre a utilizzare i guanti, pulisco spesso il volante con un delicatissimo e morbidissimo panno in microfibra, in questo caso uno dei panni in microfibra Amazon Basic, economici e veramente molto delicati, il cui link per l'acquisto troverete nella descrizione del video. Bagnato di semplice acqua e all'occorrenza di una spruzzata di spray igienizzante Napisan, che nel mio caso non ha mai fatto danni, ma che vi consiglio comunque di provare prima in una zona nascosta per eventuali effetti indesiderati. In questo modo nessuna sostanza corrosiva o abrasiva resta sul volante, anche nel caso di guida senza guanti. Si ha un minimo di igienizzazione e l'usura nel tempo diventa praticamente nulla, soprattutto su prodotti che sono stati realizzati, diciamo, senza una particolare attenzione alla durata nel tempo. Per confronto vi faccio vedere anche il pomello del cambio e la leva del freno a mano, in questo caso originali del 2006 ma che ormai tratto esattamente come il volante in pelle. Il pomello del cambio è il componente più usurato, la pelle ha iniziato a diventare liscia, le cuciture si sono assottigliate e hanno leggermente cambiato colore, ma soprattutto in un punto nascosto la pelle ha iniziato a fare grinze. Lo stato generale è comunque molto buono e da quando uso guanti e lo pulisco periodicamente l'usura si è arrestata e le cuciture sono tornate ad avere un colore meno scuro. La leva del freno a mano è praticamente nuova, senza segni visibili di usura, ma considerando l'uso che se ne fa penso che sia un risultato ottenibile da chiunque. Ora, riconosco che il mio guidare sempre con i guanti sia scomodissimo per molti, quindi il mio consiglio generale resta semplicemente quello di non viziare una sola parte del volante, ma di utilizzarlo per l'intera corona, di cercare di non sudarci troppo e nel caso di pulirlo spesso e delicatamente, in modo che le sostanze corrosive del sudore non abbiano modo di danneggiare il rivestimento. In questo modo probabilmente il volante non sarà eterno, visto che quando in molti lamentano un'usura eccessiva c'è palesemente un difetto di produzione causato dalla scelta di materiali sbagliati, e quindi risolvibile solo facendo rifoderare il volante da un tappezziere qualificato o acquistando una corona del volante aggiornata da parte di Fiat, nel caso in cui dovesse esistere. Ma con i miei consigli, se siete maniaci della perfezione come me, potete godervi più a lungo un volante in condizioni impeccabili, senza pelle che si solleva o senza un fastidiosissimo rivestimento appiccicaticcio in grado di farci rimpiangere i vecchi volanti in gomma. E questi erano i segreti con i quali sono riuscito ad avere, dopo 14
12 anni di guida e parcheggio sotto al sole, un volante, una leva del freno a mano e del cambio in condizioni impeccabili, su una vettura dove spesso i proprietari lamentano un'usura eccessiva proprio di questi componenti. Se il video ti è piaciuto non dimenticarti di lasciare un mi piace, se anche te hai una grande punto e ti sei ritrovato con il volante incredibilmente rovinato o come nel mio caso in condizioni impeccabili, lasciami pure un commento e dimmi cosa ne pensi dei miei metodi da precisino, ma soprattutto non dimenticarti di iscriverti al mio canale per restare sempre aggiornato su nuovi video. Ciao a tutti!